Stiamo assistendo ancora una volta a un conflitto, in questo caso il conflitto israeliano-palestinese. Sappiamo bene che non è l'unico. Ancora una volta assistiamo a un'aggressione disumana, ancora una volta assistiamo a una reazione e ancora una volta assistiamo a una escalation della violenza, sporgendoci dalla finestra dei media e degli opinionisti. Sono quelle situazioni in cui ci sarebbe tanto bisogno di fare silenzio dentro di noi, ma non possiamo. Gli eventi e la violenza di quest'ultima settimana ci sconvolgono e veniamo trascinati anche dalla messa a fuoco a caldo, aggressiva delle opinioni, dei media, la messa a fuoco compulsiva con cui vengono confezionate sia le notizie che le analisi di quello che è successo. E fatichiamo a mantenerci lucidi, calmi, compassionevoli e iniziamo a scrollare, a leggere alla ricerca di conferme, alla ricerca di opinioni, alla ricerca di reazioni da adottare per questa circostanza. Quali emozioni dovrei avere? Cosa dovrei dire? Con chi mi dovrei schierare? Dove andrebbe puntato il dito? O magari cosa potrei fare? Posso fare qualcosa? È una valanga di cose che ci succedono nel cuore e nella testa e che rischiano di rimanere molto superficiali se non diamo più spessore, più prospettiva, osservando con accuratezza non solo quello che sta succedendo, quindi osservando le notizie con calma e senso critico, ma anche cosa ci succede internamente. Perché questa deviazione riflessiva? In un momento come questo, poi, dove sembra che ci sia tanto bisogno di dire, di accusare, di spiegare. Da un lato perché questo è un canale dedicato alla meditazione, alla riflessione e alla spiritualità e mi sembra l'approccio più coerente nei confronti di chi cerca questo tipo di contenuti, ma dall'altro perché sono profondamente sicuro che mai, mai come ora sia imprescindibile e urgente creare coscienza intorno alla questione della pace, del disarmo e della non violenza. E per poterlo fare abbiamo bisogno di disintossicarci dalla messa a fuoco violenta delle fonti di informazione. Non possiamo fare molto per cambiare la situazione, ma possiamo cambiare i significati, il nostro sguardo sugli eventi, possiamo gettare uno sguardo umanizzatore sulla pelle della mostruosità, come ha detto qualcuno, in modo che magari una visione più umanizzante contagi altri, perché sia il desiderio di rivalsa che la compassione sono potenzialmente pandemici, per cui nella nostra piccola sfera di influenza, in ogni iniziativa o attività concreta che decideremo di intraprendere a favore della pace, del disarmo o contro ogni forma di violenza fisica, economica, razziale, religiosa, sessuale, psicologica, può fare molta differenza l'esempio che ognuno di noi può dare. Non darà risultati concreti e immediati, ma poco a poco può contribuire a plasmare una nuova visione del mondo e una nuova sensibilità. Perché la cosa peggiore che possiamo fare in questo momento è quella di puntare il dito. Quello no, è sbagliato da tutti i punti di vista. Non possiamo permetterci il lusso di alimentare altro odio e altra discriminazione e non possiamo aggiungere altro conflitto nella psiche delle persone. Dobbiamo fare altro, dobbiamo disinnescare il circuito mentale del risentimento sociale, perlomeno alcuni dovrebbero iniziare a farlo. Inizialmente saranno le persone più sensibili, più lucide, ma sarebbe comunque un piccolo importante primo passo. Anche come metodologia d'azione, e questo è valido sia nel personale che nell'interpersonale che nel sociale, la cosa più inopportuna che possiamo fare è reagire in modo corto, il riflesso corto, la reazione ai problemi, ai conflitti, al posto della riflessione. Lo abbiamo visto in un video di tanto tempo fa su questo canale. Ogni reazione a un problema ne rafforza la morfologia perché si nutre del suo stesso potere. Ma se provassimo a fare qualcosa di controintuitivo perlomeno oggi perché siamo abituati al confronto muscolare, persino quando si tratta di idee siamo muscolari.
Se invece provassimo a fare un istante di silenzio in noi stessi, che non è un frozen, non ci dobbiamo immobilizzare di fronte alla violenza, anzi, se ci prendessimo un istante di silenzio in noi stessi, un silenzio perché sorga qualcosa di più profondo, pace interna, riconciliazione, empatia, compassione, oppure un'ispirazione che ci aiuti a trovare soluzioni che provengano da altri circuiti mentali, da spazi più profondi che possano generare azioni più riflessive, non compulsive, azioni coerenti che seminano pace e lucidità. Ecco, se potessimo fare queste operazioni avremmo buoni motivi di sperare un giorno di uscire dalla preistoria. Significa che non bisogna condannare la violenza? Assolutamente no, al contrario, va condannata e denunciata senza esitazioni ogni forma di violenza, come in questo caso, sia da parte di Hamas che da parte del governo di ultradestra di Israele. Ma condannare, denunciare, prendere giustamente una posizione e voglio dire, il mio invito è fare tutto questo che è sacrosanto in modo intenzionale e non dialettico. Non dialettico vuol dire non cedere alla logica delle parti, alla logica del nemico, alla logica dei colpevoli. Intenzionale in questo caso significa fare prima un esame interno, di sincerità con noi stessi. Perché dico quello che dico, cosa voglio ottenere? Per poi far sì che le nostre denunce siano costruttive e non catartiche, che puntino alla costruzione di un'alternativa genuinamente voluta, generando un'atmosfera coerente con quell'alternativa, un'atmosfera che favorisca i migliori sentimenti, un'atmosfera che sia in grado di far sbocciare le proposte che vuole costruire su un terreno di riconciliazione, di gentilezza, di riflessione, di lucidità e di capacità immaginativa. Lo so, non è tanto quello che possiamo fare come individui. E poi organizzarsi, mettere d'accordo insiemi umani per la costruzione di un'alternativa, per denunciare, fare pressione, è sempre più un casino, è sempre più difficile, anche perché il tessuto sociale tende alla disintegrazione, all'atomizzazione, è sempre più complicato mettersi d'accordo. Ma verranno tempi migliori, solo che ora conviene rafforzare il nostro centro di gravità, mandare a quel paese l'individualismo ed elevare lo spirito. Conviene aggrapparsi al palo, come fa Ulisse con le sirene, e lasciar perdere questo pessimismo di circostanza che non aiuta. Non dico di foderarci gli occhi e le orecchie come se vivessimo nel migliore dei mondi, anzi, in realtà nelle questioni tattiche il pessimismo aiuta, ma nelle questioni strategiche non si può non essere ottimisti, non ha senso. Pessimisti nella tattica e ottimisti nella strategia. Mentre parlavo in realtà stavo pensando a tutte quelle realtà non violente che sanno di cosa sto parlando e che giorno dopo giorno si stanno sbattendo sul territorio per costruire un mondo più umano. Quindi vietato scoraggiarsi. Lo scoraggiamento degli esseri umani audaci e solidali ritarda il cammino della storia. Un amico proprio qualche giorno fa a pranzo mi commentava una riflessione fatta proprio da Silo. Per chi non sa chi sia Silo, vi rimando al video di qualche tempo fa, ne uscirà un terzo l'anno prossimo comunque, dedicato proprio a questa persona che secondo me è ancora troppo poco conosciuta. La riflessione aveva a che fare proprio con ciò che favorisce e ciò che rallenta il processo storico, il processo umano. E si osservavano due elementi che rallentano tremendamente il cammino della nostra giovane specie: la guerra e l'erodismo. Non so se erodismo esista in italiano come parola o se esista con questa accezione, perché la riflessione si dava in spagnolo.
ma comunque si riferisce al far fuori una generazione, che nella dialettica generazionale della storia è la principale speranza di cambiamento. Una generazione, con tutte le sue potenzialità di trasformazione, può saltare per via della guerra, e in questo caso le due cose coincidono, oppure per un'epidemia, una carestia, o come è successo in tempi più recenti attraverso il dirottamento verso la guerriglia, le droghe, gli psicofarmaci, il ricatto economico, affinché si spengano quelle istanze, quegli slanci che ubbidiscono al principio universale di superamento del vecchio ad opera del nuovo. Guerra ed erodismo, uno spaventoso rallentamento della dinamica storica e del processo umano. Si perde molto tempo, ritarda di molto il cammino della storia. Va bene, dai, ho divagato troppo. Nel prossimo video proverò a riflettere, perché riflettere fa sempre bene. Proverò a riflettere un po' più antropologicamente su certi bias o credenze di fondo della cultura occidentale, sul meccanismo della vendetta, per esempio, e cioè la profonda, radicata, indiscutibile convinzione di vedere una soluzione nel far soffrire a te quello che tu hai fatto soffrire a me o alle persone relazionate a me. Quindi la questione di far soffrire l'altro vista come una soluzione. Quindi proveremo a riflettere su queste cose e su cosa significa essere non violenti in un mondo violento. Passate una bellissima settimana.